Mentre il dottor Asado non mi vede, metto un pochino di burro sulle bistecche. Nocetta di burro, così. What a barbecue! Ragazzi, sono Moce, oggi sono con Dottor Asado perché parliamo di... no, non di asado, ma di entragna, che è un taglio super sconosciuto. Molti la chiamano la bistecca sconosciuta, una roba del genere, la bistecca segreta. La bistecca del macellaio, perché Bravo. dicono quella segreta del macellaio che la tiene nascosta. Prima di farvi vedere come si cucina la skirt steak, però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di iscrivervi al canale di Dottor Asado, perché sennò siete dei grandi... no ragazzi, se no siete brasiliani. Esatto, se non mi schiete, siete brasiliani. Allora, skirt steak abbiamo detto, entragna. In Argentina si chiama entragna. Perché? Allora, entragna in realtà vuol dire quasi budella interiora. Esatto. Perché è un pezzo che separa i polmoni dal resto dell'interiora. Si trova all'interno. Infatti in Italia è chiamato diaframma. Bisogna stare attenti però perché ci sono tanti pezzi che possono essere chiamati diaframma. C'è l'inside e outside skirt, in questo caso è l'outside skirt. Esatto. Si chiama outside perché in realtà pende al di fuori della carne ma è verso l'interno. Ma chi l'ha portato? Cioè, invece l'inside scorre lungo i muscoli della pancia, ha caratteristiche molto diverse. È simile a vedere, però se lo mangi è una gomma, non è tenero, è buono come questo. Tra l'altro questa è una di quelle bistecche, secondo me, insieme anche alla flank, che hanno quel sapore proprio di manzo vero. Cioè, quando vuoi una bistecca che sappia di manzo, diaframma o flank stick, per quanto mi riguarda, proprio sapore da uomo, ecco, con la barba, come noi. Non è una bistecca facilissima da fare che ti venga perfetta, bravissima. Però se ti riesce è spettacolare. Per me è uno dei miei tagli preferiti. Il taglio presenta delle membrane che vanno tolte perché dipende molto da come le vuoi fare. Ci sono molti grigliatori argentini che dicono senza membrane non è un'entragna. Io la faccio senza di solito. Quindi non sei argentino? No, ma dipende da chi lo dice. No, certo. Il discorso è questo: in Argentina di solito si mangia la carne un po' più cotta e quindi fai una cottura più lunga e la rendi croccante fuori. Quando la rendi croccante fuori ha un suo perché. Per me è meglio senza. Medium rare è senza, è molto meglio. Io però qui andrò a rabbarla, quindi facciamo una mezza versione barbecue, diciamo, ma perché sono proprio un amante dei rubber. Cioè io rabbiamo pure il barbecue e mi mangio pure quello, perché essendo una bistecca molto forte è giusto secondo me giocare un po' con dei contrasti di sapori, quindi io di solito faccio così. Andrei a prima di tutto levare le membrane dalla nostra skirt steak, che ovviamente ho preso dal macellaio qui di fianco, sì, nel senso da me stesso, da Meat Crew Shop, ragazzi, meatcrew.it, il mio nuovo sito di vendita di carne online. Mi raccomando, tutti i vostri acquisti meatcrew.it, c'è anche l'entragna. Queste sono la membrana di cui parlavamo prima, che in realtà molto semplicemente sollevando in questa maniera si stacca. Sì, una cosa importante è sempre cercare di mettere il dito sotto. Esatto, per non staccare la carne, diciamo. Troverete i punti in cui le due membrane, in questo caso qua è già stata tagliata, ma in alcuni punti le due membrane si attaccano e lì vedrete che non si riesce, non si stacca, quindi vanno rifilate col coltello. Tagliate il bordino dove si attaccano le membrane e poi si tira. Puliamo la skirt steak e torniamo. Allora, la nostra bellissima entragna, tra l'altro Black Angus America Crixton Farms, ragazzi, quindi una garanzia proprio. Ma che bel grassino, come dicevi prima tu, no? Cioè, scoprendo comunque, togliendo la copertina, rimane uno strato di grasso che è veramente meraviglioso. Lo spessore, vedete, è molto ridotto, quindi dovremmo andare a fare un grilling diretto. Facciamo vedere il setting, tra l'altro. Ho alzato la temperatura al massimo, quindi 350 gradi. La temperatura in camera in questo momento è di 350. Chiuso la zona, diciamo, di fuoco per alzare ancora di più la temperatura, andremo a grigliare direttamente. Sarà tipo non un flip and brush, perché andremo soltanto magari a muovere un paio di volte la bistecca per non farla cuocere troppo. Dentro dovrà rimanere bella media al sangue, fuori il nostro rub caramellizzerà un pochino. Rub appunto che andiamo adesso a mettere. Mi spiace per lo spirito argentino di tutta questa cosa. Io in questo caso aggiungo un po' di flavor magnifico con la salsa Worcestershire, che tutti sapete che si pronuncia così, non Worcestershire. Facciamo una cosa, mentre io rabbo, ti lascio l'onere e l'onore di preparare il chimichurri. In realtà la salsa chimichurri è una salsa tipica argentina che si usa per accompagnare la carne, la grigliata in generale. È buonissima, però in realtà ci sono 40.000 versioni diverse. Come ti dicevo, qui spesso vedo che la gente usa molto l'olio d'oliva. In Argentina quello tradizionale
è fatto con l'olio di semi, olio di girasole, di mais, perché là in realtà l'olio d'oliva non è tanto comune. Adesso si fa anche, ma diciamo che è una versione un pochino più raffinata, più fighetta. Quindi oggi lo facciamo con l'olio di semi, anche con quello che abbiamo in casa. Esatto, cioè abbiamo messo prezzemolo, timo, erba cipollina, aglio e un peperoncino dolce, non piccante. Io ragazzi, come vedete, ho rabbato le mie bistecche. Ovviamente si parla di rub, non come quando ci diamo dentro col brisket, però ragazzi, rabbatina giusto per condire. Qua ho usato questo Fergalicious Love SPG rinforzato, paprika e degli estratti di sedano, che è una figata. Dobbiamo condire il nostro chimichurri, quindi cosa usiamo? Abbiamo detto il nostro olio di semi. Serve l'olio di semi in un bicchierino col cactus dentro, se no non viene bene. Allora l'idea è che non sia né troppo liquido né asciutto. Esatto, a me piace più olioso. Bravo, sì, a me piace più olioso così. Sale e pepe? Io ci metto un bel po' di pepe. Io direi che è il momento di andare in piastra. Andremo a mettere la carne direttamente sulla fiamma in questa maniera. Staremo attenti nel rigirarla abbastanza velocemente, come detto prima, per non farla cuocere troppo. Quindi faremo un paio di gira e alla fine poi un pochino di burro, perché ci basta sempre. Andiamo in piastra, direi. Abbiamo già spostato la parte più fine perché secondo me è pronta. Anche questa secondo me ci siamo, gli do forse ancora una scottatina giusto per... Però mi piace lasciarla bella sanguinolentina, diciamo. Come vedete l'ho spostata continuamente. Dovete fare anche un po' questo gioco di fiamma fuori, fiamma fuori, fiamma fuori. Vedete che il nostro rub ha lasciato una bella caramellizzazione. Questo darà un bel saporitino diverso alla nostra carne. Cosa importantissima, forse una delle più importanti sulla Skull Steak, il taglio. Se avete visto prima, la nostra bistecca aveva tutte le fibre disposte perpendicolarmente alla lunghezza, quindi noi dovremo andare a tagliarle anche qui per il lungo, per far sì che la nostra carne rimanga bella morbida. Chiudo un attimo che le nostre bistecche ridistribuiscono i loro liquidi eccetera eccetera e finiscono la cottura e andiamo a mangiare perché ho fame. Dottore, a lei l'onore, direi. Ad Intragna, dottor Asado, ragazzi, Water Barbecue. Andiamo ad assaggiare, voglio vedere il taglio. Intanto loro non possono sentirlo, sì, ma c'è un profumo incredibile. Sì. Noi siamo abituati, quando abbiamo un muscolo lungo, un pezzo di carne lungo, le fibre scorrono per il lungo. Quasi tutti i muscoli sono così. Questo no. In più ha le fibre molto grosse, esatto, si vedono proprio. Più grossa la fibra, più tende ad essere un po' gommosino. Di solito quello che si fa è tagliare a pezzettini tipo così. E dopo la giriamo e tagliamo di traverso, così spezziamo le fibre. Vedete un po' di sanguino, ma è normale perché l'abbiamo tenuta appositamente un po' più indietro. Non abbiamo fatto quel mouse ring di solito che si dice che è grigio qui intorno, c'è soltanto una bella crosta di bark data dal punto dagli zuccheri del nostro rub e la cottura all'interno è fantastica. Questa secondo me è la cottura ideale, poi ognuno la può fare come vuole, ci sono i gusti personali, però quando è molto indietro, che è molto al sangue, i muscoli rimangono molto elastici. A questo punto si sciolgono, si rilassano, esatto, e diventa molto tenera. Facciamo una prova qui, guarda. Tac. Sì, esatto, si rompe. Io l'ho assaggiato, barato. Tocco finale, diamo una salata aggiuntiva ed ecco qua, ragazzi, entragna. Skirt steak, come volete chiamarla, è una bomba. Noi ce la mangiamo adesso. Vabbè, no, raga. Devi assaggiare la tua salsa al formaggio. Ah, sì, scusami, non l'abbiamo detto, ma l'hai fatta, ma sapete che sono leggerissimamente infatuato dei formaggi. Quindi qui ho fatto una semplice crema allo zola, perché secondo me è uno di quei formaggi che sulla carne proprio eleva all'ennesima potenza il sapore. Prova e mi dirai. Buonissima, buona. A parte la carne che è divina, ragazzi, un taglio sconosciuto, veramente. Imparate a cucinarlo e ad assaggiarlo perché ve ne innamorerete e non tornate più indietro. È uno dei miei tagli preferiti. Poi questo taglio in particolare era stupendo. Aveva uno strato di grasso perfetto. Ha un sapore che è proprio totalmente diverso secondo me dalla bistecca, dal ribeye, è molto più deciso, esatto, è molto più saporita, anche più succulento, diciamo, il grasso si sente all'interno della masticata. Sì. Assurdo, raga. Mi sono permesso di tagliare anche il pezzo più sottile. Facciamo vedere, per far vedere com'è leggermente rosa. Esatto. E poi c'è anche un po' di marezzatura interna che... Ragazzi miei, questa era l'outside skirt diaframma
Entragna. Dottor Asado, grazie mille per essere venuto ad illustrarci questo fantastico taglio direttamente dall'Argentina. No, non è vero, è di Ferrara. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, iscrivervi al canale di Dottor Asado e seguirci su Instagram, sono MocioHF. Dottor Asado. E noi ci vediamo al prossimo video. What a barbecue.